Checkpoint Charlie, episodio 0. Benvenuti. Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e no, questo non è vlog, non è neanche un vlog, ma è un podcast. Questo è Checkpoint Charlie. Innanzitutto una piccola presentazione per chi non mi conosce, per chi non ha ancora avuto modo di vedere i video che faccio su YouTube, appunto su vlog con la W, e adesso spiegheremo perché, e anche chi non ha avuto modo di leggere le cose che scrivo. Sono un appassionato di storia, non so se definirmi uno storico, anche se faccio parte della Società Italiana di Storia Militare. Appunto, scrivo di storia, ma siccome sono anche un appassionato di gioco, scrivo di giochi e in particolare di giochi che si dedicano alla storia, che si dedicano ad argomenti storici, e questi giochi sono i giochi di simulazione. Ho avuto modo di scriverne molto, devo dire, innanzitutto una pubblicazione che ho fatto assieme a mio padre, Sergio Masini, che è stato uno dei primi a occuparsi di gioco di simulazione storica in Italia. Questa pubblicazione, alcuni di voi la conosceranno, è Le guerre di carta 2.0, edizione Unicopli, che è uscita l'anno scorso. Adesso sto scrivendo altri libri, sia con Unicopli che con altri editori. Ricordo Le battaglie che cambiarono il mondo, sempre con mio padre, nella quale libro, questo sì, di storia militare, fatto per l'editore Rusconi, nella quale ho redatto due appendici, una relativa alle grandi battaglie della letteratura fantastica, perché sì, sono anche un appassionato di letteratura fantastica, fantasy e fantascienza, e anche una appendice dedicata al gioco di simulazione storico come strumento di indagine storiografica. In più ho anche il piacere di tenere una rubrica fissa sulla rivista Io Gioco, una rubrica fissa appunto dedicata al gioco di simulazione e al gioco di simulazione storico. Questa rubrica è Il Dado di Cesare. La trovate ogni 2 mesi, mi pare che esce sui numeri della rivista Io Gioco. Una cosa particolare, e parto proprio dal Dado di Cesare, e mi porta poi a questo podcast, all'idea di fare questo podcast, è che il Dado di Cesare è scritto su una rivista Io Gioco che non è dedicata agli appassionati di giochi di simulazione storica o di, introduciamo il termine, wargame, quindi non è dedicata ai wargamers, agli addetti ai lavori, è dedicata a tutti i giocatori, a tutte le tipologie di giocatori. E infatti anche la mia rubrica sul gioco è dedicata a tutte le tipologie di giocatori, vuole essere un po' una presentazione di questo genere che alle volte non è molto conosciuto, anzi alle volte soffre un po' per alcuni stereotipi, per alcune idee preconcette che uno si fa sui giochi di simulazione in genere, in particolare sui wargames. Sono complicati, sono noiosi, sono lunghi, richiedono molti pezzi, hanno grandi regolamenti, decine e decine di pagine. In fondo, alla fin fine, non sono poi così divertenti come sembrano, e poi alla fin fine tutto si risolve nel tirare un dado. Ora, tutte queste sono idee, e lo vedremo, che sono un po' dei pregiudizi, non sono reali, perché vi posso assicurare, io gioco ai giochi di simulazione da quando ho 8 anni, sempre appunto per colpa di mio padre, per colpa tra virgolette, perché lui ne scriveva a suo tempo sulla grande e mitica rivista per gioco, e ci giocavamo insieme. Ma vi posso assicurare che quindi da, ahimè, più di 30 anni, perché ho la mia età, questi giochi sono molto più divertenti, molto più emozionanti, molto più profondi di quello che si crede, ma soprattutto molto più accessibili, molto più semplici. Sono davvero giochi per tutti.
E proprio come sto facendo sul mio canale YouTube, vlog, con la W, che è WarGamesVlog, ed ecco qua che ne abbiamo parlato, voglio utilizzare questo strumento del podcast proprio per presentare un po' al grande pubblico dei giocatori, ma anche non solo dei giocatori, quello che è il gioco di simulazione. Quindi, prima cosa, questo podcast Checkpoint Charlie non è un podcast solo per wargamers, non è un podcast nel quale farò rassegna di questo o quel titolo, questo, quella meccanica, questo, quell'autore, eccetera, per il piacere di farlo e basta, per parlare soltanto agli appassionati, ma è un podcast, sarà uno strumento di incontro, di confronto tra tutti gli esponenti della cultura del gioco e tra tutti gli appassionati di quella che è la cultura del gioco. Quindi sarà un podcast, seconda cosa, di riflessioni. Sarà un po' un momento di approfondimento, di dialogo, di discussione. Poi mi piacerà sentire un po' le vostre opinioni e poi parlarne anche nelle varie puntate, di un momento di confronto all'interno della cultura del gioco, ma anche all'interno di altre forme di cultura. Parleremo di storia, parleremo di arte, parleremo di fotografia, che è un'altra mia grande passione, abbiamo visto anche, parleremo di letteratura fantastica e di come tutte queste cose si tengano un po' insieme. A questo punto voi potreste, magari vi starete già chiedendo, ok, va bene, tutto bello Riccardo, d'accordo, ma perché Checkpoint Charlie? Beh, perché l'ho voluto chiamare così? Perché Checkpoint Charlie era il punto di blocco, all'interno di Berlino, quando c'era Berlino Est e Berlino Ovest, vi ricordate? Quando erano divise, la città era divisa in zone, in 4 zone. 3 di queste zone erano degli alleati occidentali, inglesi, francesi e soprattutto americani, e un'altra zona era quella sovietica. Il posto di blocco che dava accesso, il punto di incontro tra tutte queste zone, era il checkpoint, posto di blocco Charlie. E quindi ho voluto chiamarlo così perché volevo trasformarlo in una specie, volevo mettere in evidenza più che altro il momento di incontro tra mondi diversi, mondi che hanno ciascuno una propria dignità. E io volevo, come spesso ho fatto nella mia vita, e vedrete che questo blog sarà un pochino intimista, come spesso ho fatto nella mia vita, ho voluto un po' mettermi al confine tra questi vari mondi. Il Checkpoint Charlie è proprio lì, è piazzato sul confine, oggi va molto questo termine, un non luogo, è una non parola che non significa assolutamente nulla, però diciamo è un posto in cui ci si incontra, in cui ci si passa per andare magari in altri posti oppure per incontrarsi con altre persone che vanno o vengono da altri posti. E quindi mi piaceva questa immagine di questo posto di blocco, questa guardia. Noi entriamo nel nostro posto di blocco dentro la nostra stanzina e parliamo insieme e ci incontriamo e parliamo insieme di vari argomenti. Checkpoint Charlie viene anche da un'immagine che mi è venuta all'inizio di Le Guerre di Carta 2.0. Chi lo ha comprato, e lo ringrazio, chi lo ha comprato si ricorderà la prefazione, la mia introduzione, nella quale appunto parlo di questi 2 mondi che sono all'interno del mondo del gioco e che spesso si vedono nelle convention, di questi 2 mondi. Che da una parte c'è il mondo tutto colorato, bello, rumoroso, scoppiettante del board game e del gioco di ruolo per certi versi, e dall'altra un altro mondo un po' più riflessivo, un po' più silenzioso, un po' più calmo, forse meno affollato, che è quello del gioco di simulazione storico, sostanzialmente. Ci sono questi 2 settori, i tavoli sono anche un pochino separati, spesso anche in stanze diverse. E allora a me
sempre piaciuta questa immagine di creare un momento in cui un punto, un luogo, un corridoio che unisse queste due stanze. Spesso le sento in altri podcast parlare, noi siamo un'associazione, abbiamo il nostro bel club, i nostri bei locali, ci sono due stanze, in una ci siamo noi che giochiamo a board game, eccetera, e poi in un'altra ci sono delle persone, sono 4-5 che si vedono ogni sera assieme a noi, alla fin fine non li conosciamo neanche più di tanto perché loro se ne stanno da parte, giocano i loro grandi wargame, le loro grandi mappe esagonate, le loro tante pedine, ci si incontra, ci si saluta, però alla fin fine non c'è un vero dialogo. Ecco, io vorrei che Checkpoint Charlie e le parole che ci scambieremo, le chiacchiere che ci scambieremo in questo podcast, si piazzassero esattamente a metà. E di qui il nome appunto, l'immagine del checkpoint, del posto di blocco, che però in realtà non è un posto di blocco, perché in realtà da posto di blocco può diventare e vuole diventare un posto di accesso, perché alla fine, miei cari, anche a Berlino è cascato il muro, è caduto, quindi alla fine forse anche noi nel mondo del gioco qualche muro potremmo anche cominciare a farlo cadere, non vi pare? Però adesso, a parte le belle immagini, andiamo un po' più sul concreto. Che cosa vuole fare Checkpoint Charlie? Abbiamo visto che cos'è, abbiamo visto perché si chiama così, vediamo un po' che cosa vuole fare, perché esiste Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie vuole intanto parte dall'esperienza di alcuni grandi podcast dedicati al wargame, anche italiani, ce ne sono molti e si stanno moltiplicando e mi fa molto piacere. Saluto Mauro Faina e Mario Aceto e altri che stanno su altre piattaforme, stanno ponendo in essere delle bellissime iniziative di podcast dedicato al wargame, più in particolare, quindi un pochino più specializzati rispetto a quello che sarà Checkpoint Charlie, ma comunque molto interessanti. Parte anche dell'esperienza che ho avuto e li saluto con i ragazzi di Radio Goblin, una bellissima puntata, scusate, di Radio Goblin, e vi consiglio di andare a scaricarla, a sentirla. Dedicata al wargame, no? Diverse puntate dedicate al wargame, in una di queste puntate io sono stato ospite. Se ci riesco adesso a vedere un po' come funziona con le descrizioni per i podcast, però ve la metto in link, e in questa puntata in particolare io sono stato ospite e ho avuto il grandissimo piacere di essere ospite di Radio Goblin, ma soprattutto e anche ospite assieme a Marco Arnaudo. Marco Wargamer su YouTube, è un grandissimo esperto, è un professore, ha scritto un libro molto bello sull'elemento narrativo all'interno del gioco, delle esperienze di gioco, ma è anche e soprattutto un grandissimo recensore su YouTube di giochi di simulazione, giochi appunto wargame, non solo, e assolutamente andate, se non lo fate già, molti lo faranno già, comunque andate assolutamente a seguire, iscrivetevi al suo canale. Checkpoint Charlie parte da questa esperienza e si affianca ad un'altra esperienza che sto conducendo ma ormai da un bel po' di tempo, da diversi mesi, che è quella di vlog, ne abbiamo parlato, con la W vlog, su YouTube, il mio canale YouTube, nel quale appunto ho già fatto alcuni approfondimenti, alcune puntate di approfondimento, alcune recensioni no, per alcune spiegazioni di giochi e soprattutto di dinamiche, di meccaniche di giochi, e andrà ad affiancarsi a vlog. Questo perché mi sono reso conto, molti di voi che seguono vlog, e vi saluto tutti quanti, è sempre bellissimo sentire i vostri commenti e anche avervi incontrato all'ultima Modena di persona. Molti di voi di persona mi hanno detto sì, è bellissimo il tuo canale vlog, lo seguo sempre, però certo magari se tu facessi un podcast, alcune puntate che sono un po' più parlate, un po' più ragionate, io magari me le potrei scaricare, me le sentirei andando al lavoro, facendo le mie cose per casa, insomma lo strumento podcast sarebbe più adatto, e quindi ho deciso di affiancare a vlog Checkpoint Charlie. Vlog continuerà, assolutamente continuerà, e continuerà però con filmati dedicati appunto alla
dimostrazione pratica delle meccaniche del wargame e alla dimostrazione pratica dei wargames, quindi sono tutte quelle puntate e dei giochi di simulazione, tutti quei momenti in cui mi serve di far vedere il tavolo da gioco, di far vedere un gioco in movimento, magari parlando delle componenti e altro. Invece le puntate che sono quelle un po' più di approfondimento, e ce ne sono già sul blog, quelle saranno fatte in Checkpoint Charlie. Per certi versi di molti argomenti ne parlo anche su Io Gioco, il dado di Cesare, però ovviamente il podcast mi dà la possibilità, e di nuovo anche qui è uno strumento diverso, mi dà la possibilità di parlarne in maniera differente. Soprattutto questa sarà una caratteristica di Checkpoint Charlie, voglio utilizzare il podcast, voglio sfruttare le possibilità del podcast per fare una serie di puntate un po' più, ok, l'avevamo detto, un po' più intimiste, nel senso di parlare un po' del mio approccio personale al gioco di simulazione, ma in generale di quello che io ritengo che il gioco di simulazione possa dare a chi lo pratica, a chi si avvicina. Gioco di simulazione storico e non storico, proprio semplicemente anche quello fantasy, anche quello fantascientifico, cioè i giochi che cercano di ricreare una realtà, che ci trasportano in una realtà diversa. Quindi non quelli che semplicemente sono dedicati alle meccaniche, si basano su delle meccaniche, ma che hanno in cui le meccaniche sono serventi ad un contenuto molto specifico per descrivere una situazione e per mettere il giocatore nei panni di chi si trova dentro quella situazione e dargli la possibilità di modificarla e poi far vedere gli effetti. Quindi Checkpoint Charlie, abbiamo detto, sarà un momento di riflessione, un momento però cercherò anche di farlo insomma interessante, non sarà, cioè, spero insomma di non renderlo noioso, perché appunto parleremo più approfonditamente di molte cose che del gioco di simulazione non si dicono, non si conoscono, ecco, non si conoscono perché alle volte gli stessi esperti di gioco di simulazione sono un po' presi dai mille dettagli di questi bellissimi, affascinanti giochi e rischiano, alle volte si rischia di non esporre in maniera adeguata, in maniera sufficiente, la bellezza del gioco di simulazione a chi non lo conosce e quindi si rimane un po' chiusi nella propria nicchia. Checkpoint Charlie vuole andare al di là di questi limiti, di nuovo, punto d'incontro, aprire, alzare le transenne, abbattere un po' di muri, andare al di là e vuole sfatare molti miti. E soprattutto il primo mito è che il gioco di simulazione sia, o quantomeno debba essere, una nicchia nella nicchia dei giochi. No, o meglio, non è nato così. Il gioco di simulazione è sempre stato, almeno alle sue radici, la forma probabilmente più diffusa di gioco. Non credo che lo tornerà mai ad essere, perché sono nati nel frattempo altri generi di giochi, però era una forma di gioco che, era normale cominciare a giocare ai 12-14 anni. Gioco di simulazione stiamo parlando storico e non storico. Ovviamente parliamo dell'ambito bidimensionale, cioè dei giochi da tavolo su mappa, con mappa e piedine. Gioco da tavolo tridimensionale, tutto un altro mondo, e ne parleremo anche di quello, magari dei rapporti con il gioco di simulazione bidimensionale, che però segue altre regole. Rimanendo appunto al gioco di simulazione e al wargame, vi ricordo, è tutto cominciato con giochi che venivano regalati per Natale ai ragazzini di 13-14 anni che negli anni 70 prendevano e giocavano a titoli che adesso alcuni conoscono, i veterani, Panzer Blitz o Kingmaker o altri tipi di giochi, che appunto erano per ragazzi. È cambiato qualcosa? Sono cambiati i giochi? Sono cambiati i ragazzi? Sì, per carità, certo, l'offerta si è diversificata, però io francamente non vedo perché il gioco di simulazione non debba essere più visto in questa maniera. E ci sono molti che la pensano come me, nell'ambiente del gioco di simulazione in Italia, ma anche e soprattutto all'estero dove c'è la produzione maggiore, e quindi si sta lavorando sui componenti, sulle meccaniche, sulle semplificazioni, sulle astrazioni, tutta roba di cui noi parleremo. Di sicuro Checkpoint Charlie cercherà di dare un'immagine molto diversa dal solito stereotipo del wargame, del gioco di simulazione come gioco
complesso, noioso e tutto sommato, diciamocelo francamente, poco interessante. Ma parleremo anche di tante altre cose, parleremo anche di tanti altri argomenti, parleremo di altri tipi di gioco, parleremo appunto direttamente, parleremo di storia, e qui l'aggancio è facile, in parte l'abbiamo già fatto, ma parleremo anche di altre forme d'arte, parleremo di fotografia, che è un'altra mia grande passione, in parte anche di musica, però tutto partirà, avrà come centro, come punto fondamentale il gioco visto come una forma di, almeno un certo tipo di gioco, come una forma di percezione, di allargamento della percezione del mondo, estraniandosi dal mondo per comprenderlo meglio, e come possibile approccio alternativo alla realtà, perché una volta che noi spogliamo la realtà di tutte quante le sue piccole e grandi illusioni, andiamo a vedere quelle che sono le sue meccaniche dominanti, e questo un gioco di simulazione ci permette di farlo, identifica le meccaniche dominanti di un evento e ce le mette in mano. Questo con una riflessione ulteriore, un piccolo sforzo ulteriore, ma in realtà viene tutto naturale, una volta che ne abbiamo la consapevolezza, ci fornisce un approccio alternativo, una visione alternativa della realtà, una nuova modalità di interpretazione, perché vediamo le dinamiche, capiamo che noi stessi possiamo cambiare le dinamiche e sperimentiamo che cosa sarebbe successo se, ecco, il gioco vive di questo. E in questo trova la sua massima forma di libertà. Parleremo anche di gioco analogico, cioè gioco da tavolo e gioco per computer, differenza proprio in questo ambito, partendo dal concetto di libertà e partendo dal concetto di percezione tattile della realtà. Insomma, parleremo veramente di tante cose. Spero che siano cose interessanti, e parleremo ovviamente anche di giochi, perché comunque non è che rimarremo solo nella teoria e basta, no, faremo esempi concreti, parleremo concretamente di giochi, però ovviamente con un altro approccio che andrà ad affiancarsi a vlog e anche a estendere in parte alcuni articoli che scriverò in futuro sul gioco, se ne avrò l'occasione, spero di sì, e anche altre pubblicazioni che andrò a fare. A livello proprio di pratico, diciamo che io conto di fare ogni 15 giorni o una puntata di vlog o una puntata di Checkpoint Charlie, con un po' di sbalzi di frequenza, perché ovviamente sulla base di quelli che sono, ahimè, i miei impegni, alle volte saranno più diradate nel tempo, alle volte ci saranno più puntate insieme. Vediamo un pochino come andrà a finire. Bene, allora questo episodio di presentazione del nostro progetto termina qui. Sul vlog io chiudo sempre con la frase: niente paura, sono solo wargames. Qui voglio chiudere con un'altra frase, ricordando tutti quello che è lo spirito di Checkpoint Charlie, perché sì, si parla di tanta teoria, tanti concetti eccetera, però alla fine insomma il gioco deve essere fatto, il gioco deve essere vivo, il gioco è vita, e quindi deve muoversi, deve essere praticato quando lo si può praticare, e quindi non deve rimanere solo sulla carta, non dobbiamo diventare collezionisti e basta di scatole che stanno lì a prendere la polvere, dobbiamo pensare al gioco, approfondire il nostro rapporto col gioco e da quello usarlo per migliorare il nostro rapporto con la realtà, ma soprattutto dobbiamo giocarlo. Quindi chiudo questo primo episodio con una frase, con un piccolo slogan che è: non sono giochi se non li giochi. Io vi saluto, la nostra puntata di presentazione di Checkpoint Charlie termina qui, aspetto i vostri commenti, le vostre indicazioni. Checkpoint Charlie naturalmente verrà ritrasmesso anche su YouTube, adesso sto vedendo un po' tecnicamente su quali piattaforme riuscire a metterlo, e insomma avremo comunque modo di risentirci. Mi trovate comunque sempre su Facebook, su Twitter, su YouTube, insomma ci sono tanti vari canali, utilizziamoli, perché ripeto, anche insomma, per molti versi davvero non sono giochi se non li giochi. Giochiamo la nostra partita e giochiamola insieme. Io vi saluto e vi
ringrazio per la vostra attenzione e ci risentiamo alla prossima puntata di Checkpoint Charlie. E il nostro turno di guardia al Checkpoint Charlie finisce adesso, finisce ora. Ciao!